Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dei manici dei coltelli, siano essi folder che a lama fissa. Perché parliamo dei manici dei coltelli? Perché spesso noi parliamo delle lame, dei metalli utilizzati, anche del materiale utilizzato per le guancette, ma non della forma e non particolarmente del fatto che il manico è tanto importante quanto la lama. Lo è se si vuole un coltello confortevole che possa essere utilizzato sia nel breve periodo che nel lungo periodo, perché ci sono dei coltelli che magari vanno bene come DC perché li si usa saltuariamente, anche durante la giornata 2 o 3 volte per piccoli lavoretti, tagli la fascetta, apri il cartoncino, le solite cose che diciamo intaglia il rametto, fai la piccola cosa eccetera, ma se dopo dovessimo usarlo per magari un'ora continuativa non sarebbe possibile, a mano nuda magari bisogna mettere il guanto oppure darebbe comunque fastidio. Ovviamente i materiali hanno fatto negli anni passi evolutivi. Nel secolo scorso la maggior parte dei manici dei coltelli era, a parte quelli da cucina che erano in bachelite, in questa simil plastica che poi si rompeva facilmente, erano in legno o in legno e cuoio e in alcune situazioni avevano degli intarsi. Però ecco, diciamo così che i materiali usati per la maggiore erano il legno e il cuoio. In tempi più antichi si usa ancora oggi nei coltellini di pregio, diciamo così, nei coltelli da vetrinetta, si usavano o le ossa o l'avorio, i denti di animali, i corni di animali che si usano ancora oggi in alcuni coltelli chiudibili o in alcuni coltelli da caccia, però prevalentemente si usava il legno e il cuoio. Andiamo a vedere, oggi abbiamo materiali di tutti i tipi, arrivando alla micarta, il G10, i polimeri di varie entità, di vari modelli, di vari tipi, e anche oggi si usa ancora però anche il legno abbastanza frequentemente, soprattutto dei coltelli di un certo pregio. Il legno ha il vantaggio di essere più bello esteticamente e ha lo svantaggio di potersi inquinare di più di un polimero, anche se sappiamo che oggi i legni, le essenze vengono impregnate di resine, vengono cosiddetamente stabilizzate e quindi non hanno problemi né di crepature né di assorbire. Però per esempio i cacciatori preferiscono oggi, più che il manico in legno, un manico sintetico, così che sia più igienicamente pulibile per esempio dal sangue. Ecco, allora adesso andiamo a vedere, ho fatto una piccola cernita tra i coltelli che ho, tanto per fare l'esempio di alcuni modelli e di capire come mai è meglio un manico piuttosto che l'altro, come mai è meglio un materiale piuttosto che l'altro. Io parlo più che per le cose che ho letto, che ovviamente leggo sempre con piacere, articoli, riviste specializzate, commenti di chi utilizza coltelli da una vita, da chi li compra, da chi li colleziona, dalla mia esperienza personale nell'utilizzo di anni di coltelli e di coltelli di varie forme, varie fogge e di vari materiali. E spesso, e questo prendetelo come massima, che solitamente i manici più comodi purtroppo sono anche più brutti esteticamente. Vai a vedere i pucco nordici che hanno questo grosso manico con la lametta che viene fuori, però quel manico è comodo, aiuta la presa, aiuta l'utilizzo anche con i guanti, perché i pucco nascono in ambienti molto freddi, per cui di solito noi adesso li mettiamo in cintura, li mettiamo qua, li mettiamo là. In realtà i popoli nordici li tenevano al collo, non perché erano neck knife, ma perché al di fuori della giacca di pelle, e quindi da poterlo estrarre e utilizzare anche completamente bardati. Eccoci qua, allora ovviamente qua ne abbiamo una certa selezione, che vi faccio una piccola panoramica, e appoggiamo qua il nostro cavalletto e cominciamo a parlare dei manici. Allora, innanzitutto c'è una moda discreta in questi anni di utilizzare per esempio l'alluminio o il titanio per fare il manico dei coltelli. Qua ne abbiamo due
esempi: l'SR11 della Lion Steel e questo Hurricane della Wonder Tactical. Questo poi è l'ultima versione, che ha le cartelle in titanio e il manico in alluminio. Questo anche ha il manico in alluminio in argall. Ecco, evitate questi manici come la peste. Innanzitutto, se poi avete le mani bagnate, non fate assolutamente nessuna presa. Fate fatica a fare la presa anche con questo della Wonder Tactical, che ha delle incisioni molto profonde, tanto che per esempio questo grip qua superiore e questo qua, se voi dovete utilizzarlo per un po' di tempo, infastidisce un poco la mano. Andava arrotondato meglio. Però allora questo è un coltello che potrebbe sostituire tranquillamente il fisso. Abbiamo anche il nostro perno, vedete qua, avvitato, che possiamo avvitare qua per bloccare la lama proprio come un fisso. Però utilizzato senza guanti può dare qualche problema di dolore, e soprattutto con le mani molto bagnate il grip non è dei migliori. Quindi io eviterei. È molto bello poi da tenere, da avere, da utilizzare anche saltuariamente. Questo addirittura proprio la mano scivola già da asciutta, guardate, è una cosa impressionante, guardate come scivola, è velocissima proprio, non fa un grip neanche a pagarlo. Molto bello esteticamente, ha una bellissima lama, però il manico, che non è scomodo in sé, ma che veramente non fa un grip neanche a pagarlo. Quindi stavo pensando di mettere una striscia di qua e di qua di quel nastro che ha la parte ruvida, che fa proprio grippare, per renderlo un coltello efficiente a tutti gli effetti. Quindi evitate come la peste i manici in metallo, sia esso alluminio o titanio. Sono da evitare, a mio parere, come la peste, quindi da scartare a priori, a meno che il coltello, come si diceva, non sia da collezione e quindi da vetrinetta. In questo caso invece, per esempio la Wonder Tactical ha fatto il manico, visto che abbiamo visto il fratello in alluminio, ha fatto il manico in micarta e quindi ha un grip sicuramente maggiore, e il difetto è sempre stato in questi gimp che sono eccessivi e che quindi nell'utilizzo vedete qua, l'ho rovinato, gli ho dato un coltello resistente. Sulla resistenza posso metterci entrambe le mani, perché veramente a questo gli ho fatto di tutto. Guardate com'è rovinato, l'ho martellato, gli ho fatto di tutto, proprio prove fisiche inimmaginabili, perché volevo un folder che facesse una cosa che dicevo io, che fosse proprio resistente a manetta, e questo lo è. Però qua vedete ho arrotondato un po' con una carta vetrata fine, per evitare che senza guanti dia troppo fastidio. Ed ecco che qua già meglio il grip, che non fa con l'alluminio. Però sui manici la Wonder Tactical deve fare qualche autocritica per sistemarli al meglio. Andiamo a vedere adesso un paio di manici in legno. Qua lo vediamo su un coltello fisso. Questo è un legno trattato e stabilizzato, e guardate come la mano non scivola, fa veramente fatica a scivolare, devo spingere, quindi fa un bel grip nonostante l'aspetto sia lucido, fa un bel grip. Vedete questo manico che forse non è accattivante dal punto di vista estetico. Questo è un coltello che nasce per la caccia al cinghiale, agli ungulati, a animali di una certa grandezza, quindi ha un finger choil per una presa avanzata e quindi per lo scoiamento, e ha un manico molto tondo, vedete, molto grosso, e permette un'impugnatura rilassata e tranquilla. Veramente questo è un ottimo manico, non c'è niente da dire. Un altro manico in legno, in questo caso invece in un folder, eccolo qua, nel nostro Kur, vedete, è molto bello, guardate, questo è il Kur in G10 che a me piace molto, però il Kur in metallo, il Kur, scusate,
wood, come si dice, è eccezionale, è eccezionalmente bello, sia da tenere in mano, ma anche il grip è buono tanto quanto il G10, proprio sentite entrambi la zigrignatura, quindi qua la Lion Steel ha fatto veramente un ottimo lavoro. Quindi manico in legno promosso. Allora parliamo ancora di folder e andiamo a vedere i manici sintetici, in questo caso che non siano G10 e che non sia micarta, ma manici di vari polimeri. L'FRN della Spyderco, che sotto certi aspetti è simile al Grivex della Cold Steel, e andiamo a vedere poi invece questo polimero plastico, perché non è neanche un G10, è un polimero plastico, loro dicono della Fox. Ecco, questo polimero qua non mi piace, non esteticamente, che è molto bello, conferisce anche una certa eleganza al coltello, scusate, ma insomma sono lame utilizzate, per cui se c'è qualche difetto, ma per quanto la mano faccia un discreto grip da asciutta, da bagnata, qua guardate tende a scivolare, se faccio più forza, ecco, inizia a fare un po' di attrito, però se no tende un po' a scivolare, quindi non proprio bene, sufficienza ma non proprio bene. Peccato, perché è un signor folder che consiglio a molti, oltre che essere un prodotto italiano che va molto bene. Poi ho anche le versioni in Sammai che sono uno spettacolo. Invece il Grivex e l'FRN della Spyderco sono ottimi manici, fanno attrito in tutte le condizioni di utilizzo. Io li ho provati con mano unta, mano bagnata, mano sudata, eccetera, e fanno veramente un'ottima presa. L'unica cosa, ricordatevi sempre che più il coltello è leggero e sottile, soprattutto se avete la mano grande, meno è comodo nell'utilizzo gravoso, perché essendo sottile tende a premere in questa fascia della mano e quindi nell'utilizzo un pochino gravoso comincia a fare la vescica, se anche non avete la mano da signorina, ma come me una mano con i calli, perché utilizzate spesso, lavorate spesso legno o cose. Quindi lo stesso dicasi del Grivex, in questo caso però il manico del Voyager è bello largo e veramente comodo, non posso dire assolutamente niente. Man mano che li vediamo li sposto. Lo stesso l'SR1 Lite, che è abbastanza largo di superficie, e il manico è veramente comodo, non dà nessun problema. Alcuni si lamentano di questa forma a anatra, a becco d'oca, becco ad anatra, però in realtà va bene nella presa arretrata, va bene nella presa avanzata, per cui io non l'ho, può non piacere esteticamente, ma non l'ho trovato assolutamente scomodo, anzi direi che l'ho trovato piuttosto comodo. Sempre rimanendo nei folder, vediamo due modelli veloci con il G10. Il G10 io lo trovo molto apprezzabile, molto più con questo tipo di texture che piuttosto con questo tipo di texture. In entrambe le texture c'è un buon grip, in questa c'è un ottimo grip, in questa c'è un buon grip, in questa c'è un ottimo grip. Sebbene questo manico è molto comodo, la D10 è uno dei folder che ha il manico più comodo in assoluto, anche date le dimensioni, la larghezza eccetera. I gimp sono ben arrotolati, quindi non danno fastidio senza guanti o con i guanti nella presa arretrata, nella presa avanzata va benissimo. Il grip è buono con le mani bagnate, con le mani unte un po' meno buono, perché questo tipo di texture, che è più bella ovviamente esteticamente, però è un pochino più scivolosa con la mano unta, mentre questo tipo di texture e di grip è, guardate, non si riesce a scivolare, è eccezionale. Questo è il grip che è lo stesso che troviamo sul Recon One, è lo stesso che troviamo su molti coltelli della Cold Steel,
veramente eccezionale. La mano non scivola, che sia sudata, bagnata, unta, insanguinata, quello che volete, non scivola assolutamente in nessuna maniera. Promosso questo tipo di manico. Ovviamente vale per tutti gli altri tipi di manici. Qua vedete è stato arrotondato bene, quindi non dà fastidio nell'utilizzo gravoso, e inizia a essere un pochino stretto come manico, quindi se avete le mani molto grandi potrebbe dare qualche piccolo fastidio, non come quelli più sottili che invece danno parecchio fastidio nell'utilizzo gravoso. Parliamo sempre, dipende sempre dall'utilizzo che ne fate del coltello. Allora, arriviamo ai fissi. Abbiamo già visto il fisso in legno di prima, per cui il legno comunque promosso anche in questa versione Combat, dove il legno la fa da padrona in questo manico, e nonostante, come abbiamo detto anche di là, la lucidità, fa veramente un ottimo grip. Anche la rotondità, soprattutto per una mano grande come la mia, dà una certa comodità. Certo, il comfort di marcia non è lo stesso che avere un bel polimero che dentro è duro e sopra è morbido. In quel caso è imbattibile, però diciamo che il legno va molto bene. È ancora uno dei manici da preferire, a mio parere, soprattutto nei coltelli di una certa dimensione o di un certo pregio. Allora, vediamo per esempio quest'altro. A differenza dell'altro invece ha il manico in cuoio, e anche qua il manico, sia per la rotondità, ovviamente un coltello nato per uso prettamente militare, e sia perché il cuoio sia indurito però c'ha quella leggerissima gommosità, trovo il manico molto comodo anche per un utilizzo senza guanti. Promosso anche il cuoio. Il cuoio ha il difetto che si sporca ovviamente e che tende nel tempo poi a rovinarsi, soprattutto se resta spesso bagnato, ma si sa, poi con poco lo si cambia, addirittura si cambia il coltello con 60 euro. Comunque è un coltello nato per i combattimenti, per cui ha poco che vedere con chi lo vuole utilizzare una vita dopo aver speso parecchi soldi. Vediamo altri fissi qua, sia col G10 che con la micarta. Allora, la differenza tra G10 e micarta non è poi molta nel senso dell'utilizzo finale, soprattutto per le guancette. Diversamente se deve essere un codolo pieno. Però c'è G10, micarta. Questa micarta è molto bella esteticamente, ma dal punto di vista funzionale, ecco, come manico molto comodo, vedete, largo, rotondeggiante, anatomico, molto comodo, devo essere sincero, però la micarta qua è stata lavorata in maniera assurda, nel senso che guardate come scivola la mano, cioè proprio non fa grip, e con la mano bagnata diventa anche un po' pericoloso perché tende a scivolare la mano sulla lama. Quindi ottima bella la micarta da vedere in questo caso, ma così lavorata non buono per il grip, per la presa. Diversamente, per esempio la micarta qua lavorata nell'Overlander, vedete che sembra un bel manicone tozzo, è già tozza la lama di per sé, manicone tozzo, è ruvida, sentite come si fa fatica a scivolare, e qua 10 con le lode, perché veramente è una micarta che dà un grip eccezionale anche con la mano unta e con la mano bagnata. Lo stesso dicasi va bene per il nostro ovviamente il nostro Bob. Questo qua è la versione in G10, e quindi sia il G10 che la micarta hanno una texture che veramente fa un buon attrito, e devo dire che la micarta è un pochino più ruvida, quindi fa ancora maggiore attrito che il G10, la versione con la micarta, ma sostanzialmente sono entrambi molto validi proprio per il tipo di lavorazione che gli è stato applicato. Quindi brava la Tops che ha fatto due manici veramente grippanti. Un altro manico grippante in micarta è quello sia dell'Easy 3 che dell'Easy 4. L'Easy 3 ha un difetto che inizia a essere sottile, perché è un coltello
molto portatile, molto nascondibile, anche molto utilizzabile, però vedete per una mano grande questa sottigliezza nel lavorare molto guardate qua il segno, dà proprio fastidio in questo punto, mentre già l'Easy 4, essendo più largo, vedete, è anche molto più comodo. In entrambi i casi comunque la micarta è eccezionale perché non scivola, mano unta, mano bagnata, mano sudata, ottima, 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 brava Easy per quello che riguarda questa micarta, che però è una micarta che ha questo texture a tessuto e quindi tenderà a sporcarsi di più delle altre micarta lavorate un pochino più lisce, per cui ecco, tenete presente che però quello è un difetto. Ovviamente anche nell'Isola 2 il grip è fantastico e anche questo coltellino, che può sembrare un po' poco graziato in un primo momento, si rivela veramente un coltello da utilizzare sempre, in tutte le occasioni, molto robusto, si impugna molto bene, eccezionale, è uno dei miei preferiti. Sapete che ne ho addirittura 4-5 versioni diverse. Arriviamo verso la conclusione. Questa è un'altra micarta ovviamente utilizzata sempre dalla Tops, il coltello di fatture nordiche e quindi con un manico largo, è molto comodo. Questo è uno anche dei miei coltelli preferiti per il bushcraft, perché è veramente comodo, eccezionale, lo puoi usare in tutte le versioni, non è grande, è gestibile e il manico è veramente comodo, fa un buon attrito, se anche non è proprio dei migliori, però ha un ottimo attrito. Vedete che c'è una parte un po' più liscia interna e una parte un po' più ruvida sui bordi. Questo permette veramente un utilizzo con uno scivolamento dove serve delle dita e con un grip dove serve delle dita. Devo dire che anche qua è stato fatto un buon lavoro. Arriviamo agli ultimi due, teniamo per ultimo il nostro coltellone arancione e poi spieghiamo perché. E anche qua abbiamo un G10, anche qua la Fox, che se avesse fatto questo tipo di G10 sul core, sul Fox Core, sul folder che abbiamo visto prima e che andiamo a riprendere, avrebbe fatto un ottimo lavoro, magari mettendolo anche 10 euro in più, perché questo tipo di trama fa un'ottima presa antiscivolo. Il manico poi, essendo già dal punto di vista metallico molto largo, è comodo, non è dei più comodi perché dovevano tenere leggermente più spesso le due guancette, però è molto comodo già per la mia mano grande e soprattutto il grip c'è. Peccato, se lo mettevano anche qua sarebbe stato eccezionale. Arriviamo al nostro Mora o Morakni, come volete chiamarlo, e questo assieme al manico del Garberger è uno dei manici vincenti, sicuramente è uno dei migliori manici in commercio. È brutto? Sì, può essere. Adesso vabbè, lasciate stare, qua è arancione, può essere verde militare, può essere nero, se lì va a gusti quello che piace, però ha il grip della gomma, ha la durezza qua con questa trama antiscivolo e nell'utilizzo veramente la mano non si stanca mai, neanche prendendolo qua, la mano fa fatica a stancarsi. Questo è uno dei manici più comodi in assoluto. Quindi, quale manico preferire? Lì, come tutte le cose per i coltelli, come la lama, le forme, le dimensioni, la bellezza estetica, dipende ovviamente dai gusti personali. Abbiamo visto che però evitare sicuramente i manici in metallo, a mio parere, evitateli come la peste. E guardate che il manico non sia troppo stretto ma sia un pochino largo, anche se ne dovesse perdere un po' l'estetica, ne guadagnerà sicuramente la funzionalità. Allora, spero di aver spiegato abbastanza senza essere troppo prolisso, troppo noioso,
Il discorso dei manici, che ovviamente affronteremo ancora in video più avanti, magari entrando nel dettaglio di alcune categorie. Faremo la categoria legno, la categoria micarta, la categoria G10, la categoria polimeri, quindi magari li vedremo tipo per tipo e come sono utilizzati nei vari modelli di coltello. Però oggi voleva essere una panoramica tutto tondo del come scegliere il manico di un coltello. Spero di esservi stato d'aiuto, scrivetemi qua nei commenti voi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale che è gratis e mi aiuta a salire nelle classifiche, mettete un bel like che è pure gratis e mi aiuta nelle classifiche di YouTube. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!